Vai, Siamo a va bene. Pontedera, abbiamo qui con Ok. noi Tatiana Battaglia che secondo varie attività si è occupata della promozione di prodotti enogastronomici e di turismo. E siamo molto incuriositi da quello che ha fatto, che sta facendo Tatiana, quindi ce ne vuoi parlare tu stessa? Sì, vi ringrazio e ti ringrazio Enrico perché è sempre un grande piacere parlare di prodotti tipici tradizionali toscani in particolare. E una delle cose principali che ho sempre fatto nelle attività che ho svolto di promozione dei prodotti è stato quello di reperire sul territorio, o dove vivo ora, vivo in provincia di Pisa, ma anche prima quando mi occupavo di altre province come poteva essere Massa o Arezzo, è stato quello proprio sempre di reperire, di informarmi di prodotti che avessero una storia peculiare, che portassero dietro di sé anche una comunità e fossero particolarmente legati a delle tradizioni del territorio. E questa cosa mi ha sempre molto appassionato, tant'è che mi sono poi occupata anche di creare degli eventi veri e propri intorno ad alcuni prodotti, perché erano comunque un traino anche a livello territoriale. E se posso parlare ulteriormente dell'impiego che viene fatto dei prodotti nei vari ambiti, anche a livello culinario, parlare di prodotti tipici tradizionali deve avere in maniera imprescindibile dietro una grande passione. Anche perché dietro ogni prodotto ormai ci sono per fortuna più produttori, ma ogni produttore lavora in una maniera diversa e una delle grandi scoperte è proprio quella di entrare nel merito di come ogni produttore cura il prodotto che produce, o nel dettaglio quando si parla di prodotti trasformati o appunto a livello culinario, la passione che ci mette nell'elaborazione dei piatti. E questa è una delle cose che mi ha sempre affascinato tanto, questo sì, molto. Ecco, in base a questa tua attività, in modo particolare a quella progettuale che tu fai di solito, che tu eserciti, quali sono le possibilità occupazionali che tu intravedi in questo settore, sia come imprenditori e sia come lavoratore dipendente? Allora, a livello imprenditoriale sicuramente oggi come oggi siamo in una società molto competente, soprattutto riferita alle produzioni tipiche locali, e per l'imprenditore è fuori di dubbio che deve avere un'alta qualità dei prodotti, ma alta qualità non vuol dire prodotto costoso, vuol dire prodotto, appunto, prodotto, è come se fosse un gioco di parole, con un'etica molto alta, con una cura molto alta, affinché anche il semplice, tra virgolette, pane servito ai propri clienti o utilizzato per degli scopi di promozione abbia quel gusto, quella qualità e quella tradizione che porta in sé, che lo distingue dal pane comune che si può trovare in un negozio. Per chi invece vuole applicarsi a livello lavorativo come dipendente, per quanto l'attività non sia imprenditoriale a titolo primario, anche un dipendente può fare la differenza, perché nella promozione stessa del prodotto si sente se c'è la passione per il prodotto che si va a promuovere. Se invece proporti un formaggio biodinamico o biologico è la stessa stregua che promuovere o proporre un formaggio commercializzato in larga scala, oggi come oggi il cliente lo sa e sei tu il garante delle produzioni che si vanno a proporre. E quindi consiglio veramente come caratteristica principale innanzitutto la competenza e capire tutta la filiera di produzione di quelli che sono i prodotti, ma
anche e soprattutto la passione per le produzioni che si vanno poi a offrire sul mercato. E questo è imprescindibile, anche perché se non c'è passione, uno potrebbe andare a fare qualsiasi altro lavoro dove la passione non serve. Quando invece si parla di produzioni che hanno un valore anche a livello proprio territoriale, magari si parla anche di produzioni che hanno 50 anni di storia, se tu non sai da dove partono, diventa come sterile la cosa. Potrebbe veramente voler dire prendere ma anche ci sono prodotti molto di punta a livello toscano, come possono essere il vino e l'olio, ma se tu non ami le produzioni che vai a promuovere, sicuramente le danneggi, e quindi è meglio non parlarne neanche. Sicuramente è meglio non entrare neanche nel merito di una degustazione, di un evento, perché rischi di bruciarle. Questo sicuramente sì. E non è una cosa che fa bene alla nostra agricoltura, ma anche al nostro settore enogastronomico. Ecco, tu parlavi di competenza. Secondo te che profilo, che competenze dovrebbero avere studenti che fanno alternanza scuola-lavoro in questo settore di enogastronomia e turismo? Sicuramente competenze trasversali. Qualche anno fa, quasi ora sembra di parlare della preistoria, c'era una pubblicità dove un imprenditore agricolo faceva vedere l'allevamento di pecore e al tempo stesso che utilizzava il computer. Ora è quasi una modalità sorpassata. La tecnologia deve obbligatoriamente affiancare l'amore per la terra, per le produzioni, per l'allevamento o cos'altro possa essere nel vantaggio di quelle che sono le produzioni tipiche tradizionali. Ma se si cala anche a livello enogastronomico, io devo essere sempre attivo, attento, devo informarmi, devo partecipare, non a tutti i saloni, a tutti i convegni. Oggi come oggi è come se ci fossero contenitori nei contenitori. Non mi piacciono le situazioni su larga scala perché ormai sono estremamente commerciali, però situazioni di nicchia che ti promuovono i semi antichi piuttosto che capire che tipo di produzione si possono fare con determinate farine, o magari capire l'importanza del trattare, non so, fare il pane con una determinata procedura o con determinate caratteristiche. È veramente uno non stare mai fermi. Non parlo di una cucina molecolare, assolutamente no, però parlo indubbiamente di una cucina e una competenza e una passione che abbia la capacità di fondere insieme anche proprio la filosofia che c'è dietro i prodotti. Io ho avuto la fortuna ultimamente di partecipare a un progetto molto bello che si chiama Pandemonium, che come valore aggiunto ogni serata era a tema. Siamo partiti dai pani, poi abbiamo parlato di pane, pasta e pizza, poi abbiamo parlato di formaggi, abbiamo parlato anche di cose particolari come possono essere le civiltà etrusche e il loro modo di cucinare e via e via e via. Ma al di là di questo, il valore aggiunto delle serate, perché erano cene, era avere consapevolezza di ciò che si mangiava e avere la possibilità di conoscere il produttore, ma oltre a questo essere consapevoli ed ascoltarsi quando si mangiava che tipo di sensazioni le cose che si mangiavano riuscivano a produrre.
Oggi invece siamo un pochino troppo insensibili per certe cose, siamo molto esigenti ma non attenti. Siamo attenti in situazioni occasionali, se ci viene richiesto, ma solitamente è difficile che quando si pranzi o si ceni, soprattutto in contesti particolari, si faccia veramente riferimento e attenzione a ciò che stiamo mangiando. E questo ecco, è come se fosse un senso in più, proprio il senso dell'essere consapevoli di chi serve cosa sta servendo e chi mangia cosa sta mangiando. E secondo me questo serve anche molto alla nostra cultura, ma proprio come esseri umani, non come persone che si cibano, ma proprio come esseri umani avere la percezione innanzitutto di essere molto fortunati per poter mangiare, avere la fortuna di mangiare determinati cibi e determinate bevande, ma anche proprio il fatto di sentirsi. Oggi come oggi invece non si fa più questo. L'ultima domanda, queste tue riflessioni, questi tuoi suggerimenti, come li renderesti nella e-learning? Indubbiamente con delle lezioni mirate, nell'e-learning lezioni mirate ma molto veloci, cioè poca teoria e molta pratica, dove per ogni lezione viene finalizzato un risultato da produrre e chi si trova nell'alternanza scuola-lavoro può toccare con mano velocemente che tipo di mondo va a conoscere. Quindi che sia un elaborato, che sia un video, che sia una ripresa, che sia un'intervista, che sia un disegno, un racconto, va bene tutto. La cosa importante è che non resti fine a se stessa, ma venga poi inserita in un contenitore più ampio che alla fine produca delle esperienze, non ne farei più di 10 sinceramente, delle esperienze che comunque riportano come dato finale l'aver toccato con mano cosa hanno prodotto in chi ha creato questo tipo di strumenti. E secondo me è imprescindibile, la teoria senza la pratica non porta da nessuna parte, soprattutto in questo ambiente. Quello sì. Grazie Tatiana. Grazie a voi.